Amici, benvenuti alla stazione di Monaco di Baviera. Buongiorno! Cosa succede oggi? Succede che i ragazzi di Civitatis ci hanno invitato a fare un experience, si dice experience? Una bellissima escursione, io sono già entusiasta della nostra guida. La realtà che ti piace. Ed andremo a Norimberga. 10:08 vom Gleis 6. Possiamo dire due cose su Norimberga? Finché continui a chiacchierare sto qua, no. Ripeti la frase dall'inizio. Stiamo Hinweis. Das Hauptziel Bahnhof ist nur in den Amici, ci troviamo in Franconia, nel cuore della Germania. Ricca di storia e cultura, Norimberga venne fondata nel XII secolo e fu uno dei principali centri commerciali e culturali del Sacro Romano Impero. Il nostro tour organizzato da Civitatis inizia proprio da qui, dal centro storico e dai suoi 4 km di mura medievali che lo cingono. La città è caratterizzata da vie ciottolate, chiese gotiche e suggestivi ponti, come il Ponte del Boia, il Ponte di Pietra, che si presenta ancora nella sua struttura originaria del 1400, e il Ponte delle Catene. Vi dicevo prima che ci troviamo in Franconia, ma lo sapevate che questa è una regione storica ma non è riconosciuta a livello amministrativo? Sì, perché il 90% del suo territorio ricade sotto lo Stato federato di Baviera, mentre altre due piccole parti sotto la Turingia e il Baden-Württemberg. Ragazzi, la pronuncia, lo so, come al solito, non fateci caso per favore, La Franconia ha anche una sua bandiera, che non è riconosciuta ufficialmente dalla legge, e un suo dialetto, il francone, molto differente dal bavarese. Cos'è? Come si chiama? Non sai manco cosa si chiama. Cioè, mi dai della roba senza sapere cosa mi dai. Lebkuchen, biscotto tipico delle festività natalizie di Norimberga. L'impasto viene fatto a gennaio, rimane in lievitazione 11 mesi. Poi messo a cuocere e poi ricoperto lo ricoprono. di cioccolato. Ah, vai, fammi sentire. Da anche un po' di cannella o zenzero. Tutte e due. Marzapane. Non capisco niente, ma è buono. Oggi Norimberga è celebre per il Kaiserburg, ovvero il castello imperiale, la casa di Albrecht Dürer, il pittoresco centro storico, le case a graticcio e altre bellezze come la chiesa di San Lorenzo che visiteremo tra pochissimo. Durante la seconda guerra mondiale questa città fu al centro di eventi cruciali di cui vi parleremo più tardi nella seconda parte del tour. Come però vi dicevamo, ora è il momento di esplorare la chiesa di San Lorenzo. La Lorenzkirche è uno dei principali luoghi di culto di Norimberga, un capolavoro di architettura che sposa il gotico antico al tardo gotico. I lavori di costruzione iniziarono attorno al 1250 e il suo aspetto odierno lo raggiunse attorno al 1470. La chiesa si distingue per la sua imponente facciata, le sue due torri campanili miracolosamente salvatesi dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, le vetrate istoriate che raffigurano storie bibliche e il saluto dell'angelo di Veit Stoss. Questo luogo è anche noto per il suo magnifico organo e più in generale per l'atmosfera che trasmette, ricca di spiritualità e storia. È senza ombra di dubbio una bella chiesa, decisamente da visitare se vi trovaste qui. Se anche voi come noi ad ogni viaggio vi perdete un po' nella ricerca del ristorante tipico perfetto, beh, con Civitatis non si pone il problema, perché la ricerca e la prenotazione la fanno loro. Voi pensate a riempirvi lo stomaco. Grazie Civitatis, grazie mille! Si mangia! Il famoso piatto con 6 salsicce di Norimberga con l'immancabile insalata di patate. Apri il forno lì. In Northern Germany they just say gluten because they don't like to be talked or they don't like to talk or be friendly. Per me ormai è consuetudine quando vengo in Germania a prendere il raviolo di fegato di manzo in brodo. Anederlo. Sì, è vero, è un canederlo. È il più buono che abbia mai mangiato in vita mia. Stiamo andando a visitare il The Best Christmas Market in Germany. Perché l'hai detto in inglese? Lo dovresti dire in tedesco? Lo
detto come l'ha detto Paul. In tedesco andiamo. Ecco. No, sì, ciao, ciao. Ti brillano gli occhi. Hai visto quanti? Tutti tuoi. Divertiti. Nella splendida piazza Hauptmarkt, dominata dalla chiesa gotica Frauenkirche, prende infatti vita il più importante mercatino di Natale tedesco. In 190 casette decorate si vendono presepi, angeli decorati, giocattoli, decorazioni natalizie e articoli in cuoio. Tra le specialità gastronomiche, omini di prugne secche, pane di frutta, pan pepato, salsicce speziate con krauti, vin brûlé e che più ne ha più ne metta. Nella Hans-Sachs-Platz c'è un mercatino dedicato ai bambini con giocattoli, dolci, giostri e trenini. Alla Rathausplatz le città gemellate con Norimberga espongono i loro prodotti. A presenziare troviamo anche Venezia con stand che esibiscono le maschere carnevalesche della Serenissima. Nei primi 10 giorni di dicembre il museo Fembohaus ospita un mercatino di artigianato francone con artigiani che mostrano il loro lavoro. Insomma, amanti dei mercatini, sbizzarritevi! La nostra escursione by Civitatis prosegue verso un simbolo di Norimberga, ovvero il Castello Imperiale, e lo facciamo passando davanti alla casa museo di Albrecht Dürer, in prossimità della quale troviamo Dea Hase, ovvero il coniglio, scultura ispirata appunto al celebre Feldhase di Dürer, che rappresenta un enorme coniglio che rompe una cassa di legno schiacciando un essere umano, del quale ne si nota un piede sul lato destro. La statua sembra voler rappresentare la forza della natura che riesce a sopraffare tutto, esseri umani compresi. Venendo al Castello Imperiale, questo era una delle più importanti sedi ufficiali del Sacro Romano Impero Germanico. Per secoli fu al centro della storia europea e offrì un acquartieramento sicuro e rappresentativo per coloro a capo dell'impero. Eretto sotto gli Staufer e i loro successori, sulla base di edifici preesistenti, l'ampio complesso fortificato si compone di 3 sezioni: il Castello Imperiale, il cosiddetto Palazzo Comitale e gli edifici comunali della città libera. È una delle fortificazioni storicamente e architettonicamente più significative del Medioevo in Europa e il massimo monumento cittadino di Norimberga, che la domina dall'alto di una collina e ne caratterizza il profilo con le sue torri e le sue mura. Non ti devi preoccupare neanche del biglietto poi sugli autobus, perché ce li ha pagati Civitatis. Sì, è vero. Grazie Civitatis. Grazie. La seconda parte del tour by Civitatis ci porta a scoprire la storia contemporanea di Norimberga, una delle roccaforti del potere nazista, le cosiddette Führerstadt. Assieme a Monaco di Baviera e Berlino, Norimberga ha rivestito un ruolo fondamentale come sede di raduni di propaganda hitleriana presso il campo Zeppelin, in cui si teneva annualmente il Parteitag. È anche la città in cui furono emanate le leggi razziali nel 1935 e alla fine della Seconda Guerra Mondiale è ricordata come sede del tribunale speciale che processò i criminali di guerra nazisti. Ma andiamo con ordine. Abbiamo parlato di raduni. Ebbene, con raduno di Norimberga, in lingua tedesca Reichsparteitag, letteralmente giornata nazionale del partito, si fa riferimento ai congressi tenuti dal Partito Nazionalsocialista in Germania dal 1923 al 1938. Dopo l'ascesa al potere di Adolf Hitler nel 1933 fu definitivamente stabilito di tenere i raduni a Norimberga con cadenza annuale e di trasformarli in imponenti manifestazioni propagandistiche adornate di imponenti elementi scenografici progettati dall'architetto Albert Speer in un'apposita ampia area della città denominata Reichsparteitagsgelände. Ma la dimostrazione di potenza della nuova Germania non era limitata agli spazi predisposti per il raduno. Le formazioni del partito marciavano lungo le strade dell'antico centro di Norimberga, pavesate di bandiere naziste con la svastica, per essere salutate sia da Hitler che dal popolo entusiasta. Di base, l'aspetto principale dei raduni di Norimberga fu la trasfigurazione propagandistica abilmente orchestrata dalla figura di Adolf Hitler, dipinto come un messia inviato dalla provvidenza per salvare il popolo tedesco. Le masse, rigidamente inquadrate su suggestivi scenari, ascoltavano la parola di Hitler, marciando davanti a lui e giurando lealtà alla sua persona e all'ideologia nazista. I raduni servirono alla propaganda tedesca come veicolo per mostrare, soprattutto all'estero, la volontà e l'armonia del nuovo popolo tedesco forgiato dalla disciplina e dall'ordine. È impressionante, obiettivamente.
Facciamo un salto in avanti e arriviamo al 1945. Con processo di Norimberga si indicano due distinti gruppi di processi ai nazisti coinvolti nella seconda guerra mondiale e nella Shoah. Il primo e più famoso processo si tenne dal 20 novembre 1945 al 1 ottobre 1946 nel Palazzo di Giustizia a Norimberga. Fu denominato processo dei principali criminali di guerra e nel corso di esso il Tribunale Militare Internazionale giudicò 20 capi nazisti rimanenti ancora ritenuti in vita. Il secondo gruppo di 12 processi fu aperto per criminali di guerra di grado inferiore e comprese anche il famoso processo ai dottori. Nei tribunali della Germania occidentali molti nazisti non ricevettero sentenze severe in quanto sostennero di aver soltanto eseguito gli ordini dei superiori, ottenendo così il riconoscimento delle circostanze attenuanti. Un certo numero di criminali nazisti perciò poté tornare alla propria vita e riprendere il proprio posto nella società tedesca, specialmente nel settore economico. Molti criminali di guerra non vennero mai né processati né puniti. Purtroppo siamo sul treno, purtroppo siamo sul treno di ritorno, purtroppo siamo di ritorno. Purtroppo siamo sul treno di ritorno. Purtroppo l'hai detto 4 volte, quindi lo sanno, purtroppo. Siamo sul treno di ritorno per Monaco. Grazie ancora a Civitatis per questa bellissima giornata. Se siete interessati anche voi ad acquistare un'escursione con loro, mi raccomando, scaricate l'app, andate sul sito. In partenza da Monaco organizzano delle bellissime escursioni e andate a dare un'occhiata. Ciao a tutti!